qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, anche Luna e Venere Scorpione. Andiamo a vedere questo mese di luglio 2026. Se avete già fatto il rituale del portale di luglio 2026, questo sarà il suo proseguimento naturale. Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di recuperarlo perché proprio vi aiuterà a comprendere ancora più profondamente questa lettura, ok? Allora, andiamo a vedere, partiamo dai tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità, cooperazione e visione. Mettiamo per l'energia generale 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di luglio e quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Vediamo. Mettiamo 3, 1, 2 e 3 e poi una carta oracolo. Allora, vediamo, Scorpione. 8 di coppe. Qua c'è abbandonare un vecchio modo di essere, un vecchio modo di stare al mondo, un allontanamento emotivo da vecchi schemi. Wow, lo psiconauta, questo è come se fosse il matto, questo è andare verso una vita piena di fede in ciò che è il nuovo, non hai paura dello sconosciuto e proprio incarni la missione dell'anima. Molti di voi stanno facendo il viaggio erotico negli arcani, il corso che ho messo su questo canale totalmente gratuito che potete trovare facendo la pratica sul matto. Quindi si vede, perché anche se non la stai facendo ti invito a farla, perché è come proseguire luglio, va bene? E il 2 di spade, sospensione del giudizio. Ok, allora questo è il mese in cui tu azzarderai, grazie al dio Pan, a muoverti verso lo sconosciuto, non sapendo dove stai andando, non sapendo cosa stai facendo, ma avendo una profonda fede in ciò che stai facendo e anche la consapevolezza di ciò che stai lasciando, va bene? Vediamo qua, Mida Avaro, abilità imprenditoriale o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Si diletta condividendo la ricchezza della vita. Allora, tu avrai una grande popolarità in merito al fatto del tuo modo di essere in questo mese, perché è come se tu smettessi di trattenere e ti dessi alla vita. Dandoti alla vita tu hai una grande popolarità perché vai fuori dal luogo comune, metti le persone a col 2 di spade, dice, ma cosa fa? Cosa sta facendo questa? Cosa sta facendo questo, no? È come se gli altri, molti, non ti comprendessero ma ti guardassero con grande ammirazione. Quindi ci potrebbero essere delle sospensioni a fine mese, cioè come se adesso ho voltato pagina, sono andata in un nuovo capitolo, adesso cosa succede? Non lo so, però il matto al centro stesa mi permette di affidarmi alla vita qualsiasi cosa accada e questa cosa ti permetterà di trasformare la ricchezza della vita in oro, di trasformare ogni cosa che tocchi in oro. Cos'è l'oro? E un po' mi viene in mente il kintsugi, no? Ripara le ferite della tua anima con l'oro della consapevolezza, e quindi l'oro della consapevolezza, che lasci lo sconosciuto, qualsiasi cosa abbia a che fare con il conosciuto, scusami, qualsiasi cosa abbia a che fare con il conosciuto e ti approcci verso una nuova realtà piena di entusiasmo, con fede negli eventi, non so dove sto andando ma sono chiamata a farlo, no? Questo genera prosperità e ricchezza, perché l'anima ha una profonda aspirazione ad emergere, a fare esperienza di vita, non a fermarsi nel giudizio mentale. E quindi creerai questa sorta di... è una nuova vita per te questa, una nuova vita in questo mese, tappe nuove. Potresti avere a che fare con persone nuove proprio, che ti ispirano anche un po' matte. O questa è la tua stessa energia, matto cosa vuol dire? Fuori dal luogo comune. Quindi se tutti fanno una cosa, questa persona ne fa un'altra, oppure se tutti fanno una cosa, tu fai l'esatto opposto, perché sai che l'esatto opposto permette di trasformare la tua vita in oro. Ok?
Questo è il mese in cui ti decidi a cambiare vita o percezione della vita in modo completo. Bellissimo. Vediamo un po' qual è il tema evolutivo del mese. Quindi in questa fase usciamo dalle previsioni in senso stretto ed entriamo nella cooperazione con il destino. Cioè, che cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Mettiamo 2 carte di tarocchi. La stella, la fede, no? Nell'amante mistico, negli eventi, l'abbandono del controllo con l'appeso e ho fede negli eventi, la speranza, sai che non mi piace questo termine, ma per intenderci, la speranza di realizzare i tuoi obiettivi, che sono gli obiettivi dell'anima, quelli veri, e abbandonare il controllo sugli stessi obiettivi, quindi fede negli eventi e trasformerai la tua vita in oro, tutto ciò che tocchi. Vediamo la carta dell'oracolo, cosa dice, il potenziale che vuole emergere. Sì, servire la vita, servendo gli altri tu servi la vita. Gode servendo gli altri con libertà e con un cuore pieno d'amore. Allora, il fatto che tu abbia fede nei tuoi sogni e niente ti può perturbare, abbandoni il controllo, quando sarà, sarà, ti permette di darti alla vita e agli altri con un cuore pieno d'amore. E quindi anche il tuo essere matta, matto, folle, viene ben visto perché tu ti dai alla vita. Molti di voi faranno delle scelte importanti lasciando ciò che già conoscono, magari anche situazioni di zone comfort che potevano dargli anche sostentamento, fiducia, no? In un certo senso. Vai verso lo sconosciuto qua. Molti si chiederanno cosa fai, ma perché no? Però tu col tuo modo di essere, col tuo modo di amare la vita, è come se convincessi chiunque, perché il tuo cuore non è che è convinto, il tuo cuore sa. È bellissima questa cosa. Vediamo nel lavoro, denaro, missione, ricordando che il lavoro non è soltanto quello stipendiato, ma dove metti tu l'energia quotidianamente, che ha a che fare con la tua missione. Cosa potrebbe muoversi quindi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordiamo anche che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti. Allora, qua mettiamo 3 tarocchi, mettiamo 7 di denari, 9 di spade e il re di spade. Ok, adesso ti dico, fammi mettere l'oracolo. Cispa della vita. Perché la vita che è invece imbattibile, puoi superare tutto quello che dipende dal tuo destino. Fede negli eventi qua, perché alcune cose possono sembrare ferme, non lo sono, stanno lavorando nel sottosuolo. Cispa della vita è proprio la scintilla della vita, no? Anche quando qualcosa ti fa desolare, dice qui, cioè ti rende un po' giù a livello mentale. Ricordati che dentro di te c'è una scintilla della vita che è invincibile e imbattibile, il posto sicuro, il luogo sicuro dentro di te che non è suscettibile dalle fluttuazioni esterne, il piacere immoto che spesso viene ostacolato dalla mente razionale. Puoi superare tutto quello che dipende dal tuo destino. Allora, il destino, e qua ti invito a riguardare il podcast Destino e libero arbitrio, dove parlo del mito di Acrisio, il nonno di Perseo. Perché? Perché tutto quello che ti accade fa parte del tuo destino. La differenza, il nostro destino è già scritto e questo è un punto insondabile, però può cambiare. Dici, ma come? E questa è una contraddizione in termini per la mente razionale. Il tuo destino lo scegli prima di incarnarti qua. Cos'è che fa la differenza? Il tuo libero arbitrio. Il tuo libero arbitrio serve a una sola cosa, non a controllare gli eventi o a scegliere gli eventi, ma serve a come relazionarti agli eventi che sono già previsti. Allora, se tu ti relazioni in modo diverso dal passato, gli effetti saranno completamente opposti, generando un destino glorioso di fede. Perché ti dico questo? Qua vedo un'attesa, preoccupazioni per un'attesa e poi una determinazione mentale a proseguire con una mente lucida in merito a quello che ti ho appena detto.
potrebbero esserci delle solo interne, delle ansie interne per un'attesa di denaro o qualcosa che stai aspettando, oppure qualcosa in più che stai aspettando. Allora, quell'attesa è funzionale al tuo destino, affinché tu possa allearti alle paure che possono emergere da, da queste immagini della vita e realizzare una mente illuminata. Ok? Se io, allora, guardando tutte le carte di prima, è come se tu in questo mese stai uscendo da una vecchia pelle e luglio ti chiede di fidarti del processo, anche se ancora non vedi la strada. Ok? Quindi luglio non è un mese in cui raccogli tutto subito, è un mese in cui comprenderai il valore di ciò che stai coltivando, sette di denari. Ed è una carta stupenda perché parla di maturazione, di qualcosa che sta crescendo, anche se non è ancora del tutto visibile. Forse mi dice questa carta, hai seminato molto, hai investito energie, hai investito tempo, hai investito idee, hai investito cuore. E adesso una parte di te si sta chiedendo, ma sta davvero funzionando? Eccola qua che arriva il 9 di spade. Questo non è un problema esterno, questo è una mente che si sta stancando di dover controllare tutto, ecco perché c'è l'appeso, assenza di controllo. È una mente che anticipa degli scenari, dubita, si affatica, ma luglio ti dice non confondere il tempo della maturazione con un fallimento. I tempi dell'anima sono diversi dai tempi della mente. Ecco perché poi arriva questo splendido Re di Spade, perché ti invita a ritrovare lucidità. Cioè se pianti un semino, non esce domani, a seconda del tipo di seme nascerà secondo la sua stagione. Cioè ti invita a fare scelte nette, a dare valore all'esperienza tua. Cioè questa carta oracolo ti dice che tu supererai tutto quello che dipende dal tuo destino e luglio ti chiede di smettere di misurare il tuo valore in base ai risultati immediati. Perché la tua missione non sta crescendo contro di te, sta crescendo con te. Cioè, non fermarti soltanto perché il raccolto non è ancora arrivato, non interrompere niente, continuate. Perché per alcuni continuate il percorso che state facendo, perché per alcuni di voi potrebbe esserci un progetto che richiede pazienza qui. Per altri di voi una riorganizzazione nel lavoro. Per altri ancora una decisione importante da prendere, però il messaggio è sempre lo stesso, cioè non lasciare che l'ansia, 9 di spade, decida al posto della saggezza. L'ansia è qualcosa che nasce, cioè l'ansia tu la puoi sciogliere nel corpo facendo le pratiche che mettiamo sul canale, i rituali, soprattutto le pratiche di yoga sciamanico quando c'è l'ansia. Come migliaia delle mie ragazze e ragazzi già sanno, nella misura in cui tu fai una pratica che trovi nella playlist yoga sciamanico, se per esempio stai facendo la pratica dei 21 giorni che trovi qua sotto, e arriva l'ansia, fai la pratica, si scioglie. Non c'è più il problema. Cioè il problema non c'è perché non lo pensi più. E quindi sì, l'effetto cambia. Quindi luglio non ti dice di correre, ma di consolidarti. Cioè qua la disciplina dell'anima non è forzare il tempo, ma è continuare a nutrire ciò che ha già iniziato a nascere. Vedi come si prende cura dell'uva? La prosperità non arriverà quando smetti di avere dubbi qua, no. Arriva quando smetti di abbandonare ciò che la tua anima ha già scelto. Devi fidarti qua, perché quello che stai costruendo adesso, che hai costruito, è già vivo, anche se non lo vedi ancora completamente, vedi i primi frutti ma non lo vedi completamente, mi spiego? Ok, andiamo a vedere adesso qual è l'ombra del mese, ci mettiamo una carta di tarocchi. Cioè qual è l'emozione che vuole allearsi a te? La forza, il coraggio di avere fede, pazienza e presenza. Di non incaponirti, di non irrigidirti. La forza non è la forza brutale, è la forza di attraversare l'esperienza con fede, con pazienza, no?
Una donna doma il leone con la pazienza del femminile. E vediamo quale carte dei Sefirion esce. Quale emozione vuole raggiungerti? La forza con cui allearti e il coraggio della pazienza. Incontro con il vero sé, purezza del cuore, sì, la pazienza. La pazienza. Cioè, non è solo la pazienza in senso stretto, è come se avessi un po' paura della tua luce, o no? Dimmi se non è così. Cioè, devi smettere di lottare contro te stessa o te stesso, perché la forza non è dominare, non è controllare, non è vincere una battaglia, è imparare a stare dentro l'intensità della vita senza scappare. E questa è una cosa che tu conosci molto bene, perché tu sei un segno che sente tutto profondamente. E proprio per questo a volte magari per proteggerti potresti irrigidirti, no? O potresti voler controllare, puoi voler capire tutto prima di lasciarti andare, ma Luglio ti dice un'altra cosa, non devi addomesticare la tua selvatichezza, la tua intensità, devi imparare a fidarti della tua intensità. È arrivato il momento di tornare a casa dentro di te. La purezza del cuore non è perfezione, ti ho nominato il kintsugi prima, no? È autenticità, è togliere le maschere, smettere di essere forte per forza, abbracciare la tua fragilità, permetterti di essere vera. E quindi qua sento una cosa molto importante, perché l'ombra del mese è magari la paura di mostrarti per quella che sei davvero. Perché a volte il cuore si protegge dietro la lucidità, no? Dietro il controllo, dietro il fare, 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 ma Luglio ti dice che la tua vulnerabilità non è una debolezza, è la porta del tuo potere personale. E qua, cioè, devi smettere di resistere alla tua natura. C'è una parte di te autentica che desidera essere vista, chiediti qual è e manifestala. Cioè, Luglio ti sta chiedendo di incontrarti, non di diventare qualcun altro, incontrare quella parte di te. E quindi la tua forza non nascerà dal controllo, nascerà dal coraggio di essere quella che sei. Luglio ti chiede di essere forte perché la tua anima non desidera una corazza, desidera una casa. D'accordo? Bellissimo. E vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico, dello spirito guida. Qua mettiamo una carta di queste, una carta della dea, messaggio dell'amante mistico, cioè il fanciullo, incontro con il vero sé. Questa carta ti dice: come ti guarderesti se fossi appena nata oggi allo specchio? Perché mi sono incarnata? A parte quello, il fanciullo è una carta stupenda perché parla di un nuovo inizio, perché l'amante mistico ti sta benedicendo, come se ho questa immagine davanti agli occhi, come se ti avesse immerso in una fontana magica e ti avesse fatto trovare la cispa della vita, no? Quella cosa che abbiamo quando siamo bambini. Ti sta guidando a rinascere. Abbi fede nel processo, non tentare di controllarlo. I bambini non controllano niente, il fanciullo non controlla niente, ha fede. E ti ritroverai più giovane, più entusiasta, più vera, più bella, più bello, ok? Devi subire la morte e la magia. Allora, sta avvenendo una morte in questo mese o è già avvenuta nei mesi precedenti e adesso in questo mese devi avere fede nella magia della vita che non ammette il controllo. Magari fatti anche il rituale di morte e rinascita che trovi sul canale, va bene, insieme a quello dei 7 giorni, alle pratiche che state facendo, perché la morte, cioè il fanciullo avviene dopo la morte, no? Il mago, lo sciamano è il morto e risorto.
morto alla vecchia identità, 8 di coppe, e risorto, qua abbiamo di nuovo il matto, risorto alla luce della consapevolezza. Che cos'è la luce della consapevolezza? Che non siamo distinti, non siamo separati dalla magia della vita, siamo i protagonisti, i co-creatori. Quindi la magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. Allora noi non stiamo facendo oggi delle letture passive, stiamo facendo le vere letture, cioè stiamo dando nobiltà ai tarocchi per la nobile causa per cui sono stati creati, è quello di cooperare con il nostro destino, cooperare con gli dei. Va bene? Quindi, oltre al rituale di morte e rinascita, quello che state facendo, come rituale, la pratica dei 7 giorni del portale di luglio qua è fondamentale. Quindi, per collaborare con queste energie, va bene? Perché questo video è naturale proseguimento, potremmo disporlo in questo modo. E qual è la disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che luglio desidera far emergere dentro di te? Quale chiave interiore ti permetterà di realizzare il tuo potenziale in questo mese? La chiave interiore. La perseveranza, come ti ho detto prima, non smettere, continua a fare quello che stai facendo, perseveranza. Credo in me stessa, in me stesso e mi attengo a me stessa, seguo il mio cuore, tutto andrà in una direzione migliore. Mi rendo disponibile a collaborare con la vita, prendo ferma risoluzione di collaborare con la vita, perseveranza e vedrai miracoli. Va bene? Adesso andiamo a vedere sull'amore cosa ci raccontano. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale relazione desidera evolvere attraverso di me? Tu, la tua anima, che relazione d'amore vuole vivere? Come relazionarsi all'amore? Quindi cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Scorpione. Il matto, guarda, quando le carte si ripetono, ragazze mie ragazzi, per favore fatevi il matto. Il matto nel viaggio erotico negli arcani, fate la pratica del matto, va bene? Perché quando si ripetono le carte vuol dire che è necessario implementare il rituale, così l'anima suggella il messaggio, no? Quindi il matto, nuova vita, senza impegno, mi affido alla vita, rischio di conoscere, di aprirmi, di darmi alla bellezza della vita. Qua incontri l'amore. Qua per moltissime di voi c'è un nuovo amore, 2 di coppe. Il matto 2 di coppe, il matto 2 di coppe. Qua incontri l'amore. O il rinnovo di una relazione, fatto sta che quale amore desidera nascere dentro di te? Una relazione dove poterti sentire libera di esprimerti, libera di non dover dare spiegazioni, libera di essere, libera di volare, libera di sognare, libera dai condizionamenti. E questo amore vuole nascere in te. E questo stai attirando. Ecco perché ti dico il matto, il matto, il matto. Facciamo il rituale del matto. Cos'altro? Regina di spade. Allora, fammi mettere questo, un altro di questi e poi ti dico. Uomo biondo, donna bionda. Allora, potresti essere bionda tu, bionda l'altra persona, qua uno dei due è biondo, o castano chiaro. Non mi hanno detto altro, fammi mettere qualcos'altro però, aspetta. Ah, c'è la possibilità di una vita in comune qua. Si rischia in una relazione e c'è la possibilità di una vita in comune. Questa vita in comune però è un nuovo modo di stare nella vita in comune, nella relazione. C'è qua un nuovo modo di stare nelle relazioni, con tanto di mente chiara, perché incontri spensierati ci sono, e inaspettati anche, leggeri. Inizia così. Abbi il coraggio di ricominciare, perché c'è un incontro importante, pieno di complicità, di due anime che si riconoscono davvero, quindi per molti di voi ci sarà un incontro significativo. Per altri di voi invece una relazione già esistente si rinnova sulla base di questa libertà. Per altri di voi è una riconciliazione con il proprio modo di amare, e questa regina di spade mi parla di un insegnamento molto bello, cioè ama sì, ma senza perderti più. Ama restando lucida, ama senza dimenticare te stessa o te stesso.
Luglio non ti chiede di tornare nei vecchi schemi, ecco la spada, no? Ti chiede di portare maturità dentro l'amore. E, al di là se uomo biondo o donna bionda, questo oracolo io lo leggerei anche come senza fissarle necessariamente su caratteristiche fisiche obbligatorie, no? Un'energia luminosa, un'energia dolce, un'energia trasparente, oppure una relazione che desidera diventare più concreta, più condivisa. Per alcuni di voi potrebbe esserci qualcuno che si presenta così, una persona spontanea, comunicativa, molto sincera, con una bella energia solare, capace di portare leggerezza, cioè una persona che non ama i giochi di potere, insomma, che desidera costruire qualcosa nel tempo. Ecco perché la vita è in comune, che non parla necessariamente di convivenza immediata, no? Parla di un amore che desidera essere vissuto nella quotidianità, di una relazione che non vuole restare un'idea, vuole diventare presenza, no? Quindi a luglio l'amore non vuole essere immaginato soltanto, proprio vuole essere vissuto. E quindi mm, tu non devi scegliere più tra libertà e amore, puoi avere entrambe. L'amore che desidera nascere attraverso di te non viene a completarti, viene a camminarti accanto, così come sei. Luglio ti porta un amore che ti insegna che puoi aprire il cuore senza smarrire più te stessa o te stesso. Ok? E vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dice questa persona o quale energia muove i suoi passi. Energia forte, da matto. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. È un matto. Un matto bellissimo, cioè, infatti c'è il matto, no? Eroica la cosa, è eroica, bellissimo. Tu guardi le stelle, stella mia, e qua abbiamo visto le stelle, questo è il tuo amante mistico che ti manda questa persona, la fa incarnare. Io vorrei, tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. È una persona che ti osserva, che ti scruta, che ti guarda prima di farsi avanti, probabilmente, poi può fare un gesto folle, eh? Attenzione a questo perché me lo stanno indicando. È bella come cosa. Cos'altro? Sono sempre accanto a te, ti ho detto, ti guarda e tu non lo sai, ti osserva e tu non lo sai, si plasma con i tuoi movimenti. È una bellissima lettura, ragazze e miei ragazzi. Quindi mi raccomando, fate le pratiche affinché questa energia, questo potenziale, tu possa cooperare con questo potenziale che è già in essere per te, ok? Quindi detto questo io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!